Benvenuti topini, io sono Jostix e questo è il primo episodio di Zelda Breath of the Wild Cosplay Challenge. Come funziona questa serie? Ci sono poche semplici regole. Regola numero 1. Scegliamo un personaggio immaginario, che sia di un anime, di un videogioco, di un cartone, di un film, di una serie TV, non importa. Sceglieremo questo personaggio e ne faremo il cosplay. Regola numero 2. Cosa significa fare il cosplay? Significa utilizzare solo armi, abilità e armature che ricordino quel personaggio. Regola numero 3. Manderemo il nostro personaggio in costume a battere un liner d'oro. Vedremo in futuro se cambiare questa sfida, magari sconfiggere un guardiano, un Inox, fare una qualche sfida particolare a seconda del personaggio. Ma l'idea di base sarà quella che ogni personaggio, una volta fatto l'equipaggiamento giusto per quel PG, andrà a sconfiggere un liner d'oro. Ma perché ho detto scegliamo? Bene topini, perché sarete voi a scegliere quali saranno i personaggi di cui io dovrò fare il cosplay e dovrò mandarli a morire contro un Lionel d'oro. E come? Banalmente scrivendo qui sotto nei commenti qual è il personaggio che vorreste vedere. Io prenderò il personaggio più votato o banalmente il commento più interessante, se avete anche dei consigli sull'equipaggiamento o cosa uno potrebbe fare nella sfida, e ci farò il video. Quindi mi raccomando topini, guardate il video, lasciate un bel like e vi ricordo anche di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con i video e andate qua sotto a scegliere il prossimo cosplay da fare in questa serie. Ma adesso parliamo dell'episodio di oggi, il primo episodio che vede come protagonista Sasuke Uchiha da Naruto. Ovviamente è un Sasuke Uchiha rimodellato secondo i limiti che ha Zelda Breath of the Wild, ma tranquilli, è comunque meno nerfato del Sasuke di Boruto, e vi illustro adesso cosa sono andato a fare per creare questo personaggio. Partiamo dalle armi. Ho preso la Kogatana della prontezza, questa perché è diciamo l'unica vera katana nella sua forma ad essere a una sola mano. Quindi ecco che abbiamo il nostro set di Kogatana della prontezza con un super attacco più 12 per cercare di fare un po' più danni, perché purtroppo questa è un'arma che non fa tantissimo danno, ha una potenza base di 15. Ho messo un pugnale ancestrale perché mi ricordava un po' il kunai, quindi magari potremmo lanciarlo, non lo so, vedremo adesso nella fight che cosa ci faremo. Comunque mi ricordava un po' un kunai, è l'unico vero pugnale almeno di nome che c'è nel gioco. Seguentemente ho messo un set di spade elettriche con super attacco più 17, questo perché una delle tecniche di Sasuke è quella di infondere il Chidori nella sua katana, quindi avere una spada elettrica di fatto. Quindi perché no, anche qui abbiamo la spada a una sola mano, non possiamo utilizzare un'arma a due mani. E infine ho preferito concludere con un Lizalumerang triplo. Perché il Lizalumerang? Perché mi ricorda molto di fatto gli shuriken, soprattutto quelli grossi utilizzati da Sasuke, che vengono utilizzati nel mondo di Naruto. Quindi l'idea è quella di lanciarli e sapete bene che questi affari possono essere molto letali se usati bene. Ovviamente ignorate la spada suprema che sta qui perché non posso toglierla dall'inventario. Per quanto riguarda invece le tecniche di fuoco, abbiamo questo set di archi di Lionel che colpiscono per 5 e per 3 e abbiamo un arco da guardia reale più 19, ma di fatto non ci interessa l'arco perché Sasuke ovviamente non usa l'arco, ci interessa le frecce di fuoco. Sasuke ha diverse tecniche che utilizzano l'elemento fuoco, tra cui la pioggia di fuoco, la palla di fuoco, quindi l'idea è riprodurle magari quando siamo in alto utilizzando una pioggia di frecce di fuoco, quindi arco bestiale divino, raffica da 5 con frecce di fuoco, o perché no, magari una o due volte massimo, perché sennò diventerebbe troppo semplice, utilizzare una freccia bomba per simulare la palla di fuoco suprema. Per quanto riguarda invece le armature del personaggio, questo è il risultato finale. Il cappuccio Ilia, principalmente quello che mi interessava era la mantellina, quindi questo mantellone attorno al vestito che indossa ultimamente Sasuke. Mentre per la maglia, per la tunica, ho preferito utilizzare la tunica antifreddo, sia per colori, sia per il fatto che c'ha dei guanti, ma soprattutto per le spaccature a V che ci sono in basso, in alto, per il fatto che una maglia a due strati assomigliava molto alla maglia che vediamo appunto sotto il mantello di Sasuke, sempre in Boruto. Infine per i pantaloni diciamo che è anche stata la parte un po' più complicata, perché non c'era niente che gli assomigliasse. Alla fine ho deciso di utilizzare la calzamaglia furtiva, perché diciamo ricordano un po', sono i pantaloni che ricordano maggiormente l'essere un ninja e il colore comunque è molto simile. Per quanto riguarda i poteri, non utilizzeremo nessun potere della tavoletta Sheikah, utilizzeremo tuttavia un turbine di Revali, un'egida di Daruk e una furia di Urbosa. Perché? La furia di Urbosa mi ricordava il Kirin, una delle tecniche di Sasuke dell'elemento tuono.
di fatto scateniamo fulmini dal cielo, quindi mi sembrava più adeguato. Abbiamo poi la Cheerleader Hook. La mia idea era quella che ricordasse il Susanoo. Però anche qui, dato che non volevo rendere la sfida troppo semplice, ho messo il limite a uno solo. E infine il Turbine di Revali, perché Sasuke, tra le due creature che può evocare con la tecnica di evocazione, c'ha l'Aquila. Quindi l'idea era quella che ipoteticamente lui evoca un'aquila e gli permette di volare nel cielo. Ovviamente Sasuke non ha di certo degli scudi, quindi come potete vedere lo slot degli scudi è completamente vuoto. Dovremo andare a schivate e stando molto attenti. Bene Topini, questo era il nostro Sasuke, anzi il nostro Link trasformato in Sasuke, e ci vediamo a breve contro il Liner d'Oro.